9:35 di domenica e siamo partiti in perfetto orario. Stiamo lasciando la stazione sud degli autobus in direzione di Almeria. Siamo arrivati a Valdepeñas, è il centro di produzione del vino, assieme al grano e alle olive, ma soprattutto è il centro della vinicoltura. Peñaperros, parco naturale in Andalusia. Ed eccoci arrivati a Guadix, è stata importante già dai tempi di Giulio Cesare, che la elevò al rango di colonia romana proprio perché era per la sua posizione strategica. Attualmente la sua attività commerciale, economica si basa sul bestiame, sull'agricoltura, ma non è sempre stato così. È stato ai tempi della dominazione araba un centro nevralgico della produzione della seta. Ma come è cominciato il declino di questa Guadix? Guadix è stato innanzitutto l'ultimo baluardo arabo contro la riconquista spagnola. In realtà
si cercò di far convivere le due comunità, quella cristiana e quella musulmana, ma le cose non andarono sempre per il verso giusto. Poi precipitarono del tutto quando ci fu la rivolta dell'Alpuergas proprio sulla Sierra Nevada, che è molto vicina a Guadix, e a quel punto il re Filippo II decise di estromettere completamente tutta la comunità araba, che dovette spostarsi o in prigionia, diciamo, oppure emigrare definitivamente in Africa. Arrivati ad Almeria dopo 6 ore e mezza circa, ma ne valeva assolutamente la pena perché il paesaggio è bellissimo. Siamo quasi arrivati nella zona centrale, c'è la zona sportiva, lo stadio del Mediterraneo in particolare, e presto arriveremo in centro alla stazione intermodale, che è il capolinea del nostro viaggio di oggi, assieme a voi amici di Walker Road in Spagna, percorso Madrid-Almeria. Bello, non appare neanche tanto lungo, ma fatelo se vi capita. Siamo in vista di Almeria, per gli arabi Almiria, lo specchio. Dopo la Sierra Nevada sorvoliamo la Sierra de Alamilla, in basso le serre agricole di Venta de Refamar, in cima all'economia almeriense. Qui si insediarono dall'anno 1000 le popolazioni musulmane che resero ricco il territorio con la produzione della seta. Tra alterne fortune e riconquiste dei re cattolici, fra vincitori e vinti fu difficile la coesistenza. Diffidenze, rancori, ingiustizie, terremoti e invasioni di cavallette, oltre alle bande di ladroni, fecero il resto. La produzione della seta crollò e il malcontento dei moriscos, i cristianos nuevos, sfociò nella rivolta di Emix, soffocata da re Felipe II. Ai vinti l'emigrazione forzata in Nord Africa e la deportazione in Castiglia. Partiti in 50.000, un quinto di essi non arrivò a destinazione. Bisognerà attendere circa 200 anni per una rinascita di Almeria. Almeria è anche colore di queste case qui in basso, dal rosso al giallo al verde, un angolo di mondo arabo, però in territorio iberico. Almeria, l'antica Urci, in parte levantina, in parte rabbiosamente andalus, è una cittadina incantevole, ospitale, difficile da scordare. Ad Almeria è probabile che se venga llorando, però è sicuro che se llora al marcharse. Come dire, ad Almeria è probabile che si arrivi in lacrime, però è certo che si riparta piangendo. Percorriamo il Paseo de Almeria con bar che possono permettersi tavolini sui marciapiedi in qualunque periodo dell'anno, negozi alla moda. Qui si fermavano per un caffè o una birra lo scrittore José Miguel Naveros, María Enciso, Celia Viñas, Juan Berbel, José Burgos, Agustín Gómez Arcos, Alfredo Egea, massimo esponente della poesia almeriense, e i pittori Antonio Bedmar, Moncada Calvache, il maestro delle nature morte, Jesus de Perceval, Carmen Pintegno e Luis Cañadasa a raccontare i colori del Mediterraneo. 40 piazze e vicoli pulsanti di vita, e tornano in mente i versi di García Lorca, La noche se pusa intima come una pequeña plaza, su cui incombe imponente l'Alcazaba.
Almeria a misura d'uomo, intima e pechegna, deliziosamente noiosa, senza ambizioni da grandi città. Colorata e animata, multietnica, accarezzata dalla brezza del Mediterraneo, che si fa strada tra le palme e i ficus Benjamin nel Paseo de Coches, tra Plaza Emilio Pérez e Puerta della Purcena, tra i palazzi nobiliari di El Faro, Mariposa, il Teatro Cervantes, il Circolo Mercantile, incrociando anche il bronzo di Nicolás Salmerón, presidente del ramo esecutivo della Prima Repubblica, dimissionario per non firmare ingiuste condanne a morte. La cattedrale della Encarnación di Almeria si è prestata al cinema, diventando il set del generale Patton, impersonato da George Campbell Scott, colossal della 20th Century Fox nel 1969. Sceneggiatore è un certo Francis Ford Coppola. La cacciata dei Mori mutò la fisionomia di Almeria, da moresca a città conventuale, scalzando i nuclei urbani musulmani e ponendo a baluardo la cattedrale fortezza della Encarnación. I minareti fecero spazio ai campanili. A porre la prima pietra nel 1524 fra Diego Fernández de Villallam. Toccò in seguito a Juan de Orea farne la cattedrale a pianta rettangolare, così come la vediamo oggi, e a potenziare le mura per resistere alle incursioni corsare provenienti dal Marocco. I lavori si protrassero fino al XVIII secolo. Nel 1800, cessato l'allarme corsari, la piazza d'armi viene convertita in chiostro, con l'elegante terrazzamento perimetrale che ancora oggi possiamo ammirare. La cappella maggiore porta la firma del granadino José Sánchez, mentre le decorazioni sono di Antonio Garcia, con l'altare arricchito dagli intagli di un certo Mastro Alessandro. Committente fu Fra Manuel de Santo Tomás. L'insieme decorativo presenta 3 tele di Alonso Cano che raffigurano l'Annunciazione, l'Assunzione e Santa Teresa, oltre a 12 quadri dell'artista fiammingo Wolfans e opere di Risuegno, Carducci e probabilmente Murillo. Nella prossima puntata continua la nostra esplorazione di Almeria, che deriva da Miria, in arabo lo specchio, visitando l'Alcazar e l'Alcazaba, risalente al 955, coprendone la sua storia, la sua atmosfera calma e silenziosa, visitando l'antiquario. Per poi immergerci nel centro cittadino, crogiolo delle culture arabo, ebraica e cristiana.